Genius Armoury Premium Fast Helmet XP. Ne parlano tutti molto bene, vediamo un attimo com'è questo elmetto. Allora ragazzi, partiamo subito con un disclaimer. Non sono pagato dalla Genius Armoury, tutto quello che dirò in questa review è ovviamente trasparente per darvi un'idea di come effettivamente questo elmetto si comporti, di quali siano le sue caratteristiche, se vale la pena di spendere i soldi che costa, perché sicuramente è il più caro della linea di elmetti che ci siano in commercio, soprattutto considerando che questi sono elmetti per giocare. Ero molto curioso appunto e me ne sono fatto però inviare uno dalla Genius Armoury, che ringrazio e che me l'ha inviato senza pagarlo. Come al solito ovviamente vi dirò peste e corna su questo elmetto e anche sull'accessorio che mi hanno mandato, che è la cover. Cose positive, cose negative, andate a vedervi fino alla fine del video e scoprirete di che cosa si tratta. Invece adesso vorrei prenderti 4 secondi, anzi prenditi 4 secondi per iscriverti al canale e mettere anche un pollice su se l'argomento ti interessa. Magari farlo alla fine del video se ne vale veramente la pena, ma ricordati di farlo se ne vale la pena, perché mi aiuta un sacco a diffondere i video e non soltanto a mantenere questo canale sempre vivo. Ti ringrazio dell'attenzione. Oltre il 70% delle persone che guardano i miei video non sono iscritti e questo in parte un po' svilisce il canale, per cui a te non costa niente e io ti ringrazio perché ti sei preso questi 4 secondi per iscriverti e mettere un pollice su. Allora, innanzitutto posso subito dirvi che è pesante. Pesa 1,650 kg, questo per darvi anche un'idea della robustezza che andiamo ad affrontare. Sì, perché loro si vendono sul mercato, entrano sul mercato prepotentemente con questo modello, di cui hanno parlato parecchio eccetera eccetera sui vari forum e quant'altro, perché qua è importante, utilizzano un materiale veramente interessante. Utilizzano l'UHMWPE, che sarebbe l'Ultra High Molecular, non lo riuscirò mai a dire, Ultra High Molecular Weight polietilene. Ed è un materiale studiato apposta per gli elmetti balistici. In un passaggio anche sul sito scrivono: compratevi questo elmetto balistico, ma poi alla fine, ve lo dico fin dall'inizio, sottolineano che questo non è un elmetto che può sostenere quel tipo di impatto, quindi non è un elmetto balistico, partiamo da questo presupposto, ma garantisce sicuramente, e questo ve lo posso invece garantire io perché ho fatto diverse prove, garantisce ovviamente una protezione diciamo vera e propria per quello che riguarda gli urti di qualunque natura voi vogliate, nell'ambito del gioco tattico chiaramente, non stiamo parlando di andare a spararci contro, ma per il resto la robustezza di questo materiale è imparagonabile con tutto quello che c'è sul mercato. Questo UHMWPE è veramente un bellissimo polimero, è un po' pesante per forza perché abbiamo 14 mm di spessore, quasi 1,5 cm, che è veramente tanta roba. Poi non soltanto l'elmetto è di un materiale super nobile, ma anche i polimeri, che perché sia la parte frontale del mount sia i rail laterali sono tutti il polimero, ma sono di un polimero veramente resistente, veramente stabile, veramente solido. Anche questo, ho provato a montarci degli accessori, fittano in una maniera perfetta, quasi non dovete neanche stringerli in alcuni casi, e questo è veramente un altro upgrade rispetto a quello che siamo abituati solitamente ad usare. Un po' più deluso per quello che riguarda le imbottiture interne, e ne parliamo fra un attimo, però tutti i materiali sono decisamente veramente premium. Come vedete mi sono fatto mandare anche i braccini laterali, giusto per riuscire a capire un attimo qual è la direzione che stanno cercando di prendere la Genius Armoury. Come avete letto dal titolo, è un elmetto Genius Armoury. Chi è la Genius Armoury? Cosa fanno e perché? Loro sono una ditta tedesca, quindi ci troviamo in Europa per realizzare questo tipo di prodotti, forse anche per questo sono leggermente più cari, però considerando il rapporto qualità-prezzo siamo decisamente economici tutto sommato, perché stiamo parlando di 129 euro se non mi sbaglio per questo elmetto, ma è una ditta tedesca appunto più o meno delle parti del Lussemburgo, proprio nel cuore dell'Europa, che è da un po' di anni che si è messa sul mercato per produrre comunque del materiale da airsoft di varia natura. Sul sito potete trovare veramente un sito molto ben fatto, ormai oggi queste industrie sanno piazzarsi anche con un appeal notevole, dove trovate io direi dei tentativi per proporre dei prodotti per il giocatore che inizia, il giocatore medio che vuole comprarsi della
un'attrezzatura senza spendere un rene, che comunque sia ha cervello, nel senso che io come li ho conosciuti? Li ho conosciuti quando si sono proposti sul mercato con le loro maschere. Anche le maschere sono interessanti, realizzano anche delle maschere semighilli che potrebbero essere non male per mischiarle a una ghillie magari di un'altra natura, però ecco, la maschera che mi è piaciuta più di tutte è stata la loro maschera integrale, che ho trovato molto utile, molto comoda. Ci sono altri prodotti sul mercato della stessa tipologia? Sì, non sono i primi, non so se sono loro che hanno inventato il progetto, ma comunque fanno dei prodotti intelligenti. Io l'ho trovata molto comoda, ve ne ho parlato già in un video, se non l'avete visto potete andarvi a vedere il video anche della maschera di protezione. Ma oggi ci concentriamo su questo elmetto, che appunto è l'ultima uscita della casa della Genius Armory, e devo dire appunto che sono rimasto contento proprio perché questo elmetto era una build che vorrei fare in Black Multicam e mi sono fatto mandare appunto anche il loro Black Multicam, o almeno qua sono rimasto un po' deluso, vi devo dire la verità, perché dalle immagini del sito potete vedere che la colorazione del Multicam sembra Black Multicam, mentre quello che arriva è, non so se si sono sbagliati, però non ho visto un altro simil Black Multicam, è un po' troppo chiara, non è un Black Multicam, loro lo chiamano così. Se questo che mi hanno mandato, così c'è scritto nella bolla, se questo è il Black Multicam, ragazzi, no, non ci siamo, è troppo chiaro, ci sono delle tonalità che lo mettono a metà strada tra un Woodland, appunto, come ho detto, è un Multicam. E poi ci sono delle criticità legate al posizionamento dei vari velcri. È vero che qua è copiato praticamente pedestramente da quello che sono delle cover famose, per cui nel 90% dei casi è tutto perfetto, e attenzione, intanto veste benissimo, le misure sono perfette, lo sapete, la fanno loro, quindi se lo sono studiati per l'elmetto. Ma anche altre marche realizzano delle cover che però prendono in considerazione un po' di più quello che è la parte di velcro qua sulla parte della nuca. Purtroppo ecco, questo è un problema. Io utilizzo determinati accessori, montato guardandolo così non riuscivo a capire, poi montato su, devo dire che precludendomi la possibilità di inserire un accessorio particolare che mi consente di mettere degli altri accessori in sicurezza, è stata un po' una catena, anche il posizionamento delle luci stroboscopiche, è stata tutta una catena che non mi ha fatto ben parlare purtroppo soltanto di questo prodotto qua. Però insomma, per chi non ha queste stesse esigenze che ho io, assolutamente questo prodotto è perfetto, i materiali anche qui sono eccezionali. Do un consiglio alla Genius Armory di prevedere semplicemente un velcro che scenda, purtroppo è soltanto una questione di centimetri, che scenda quasi fino al fondo. Secondo me potrebbe essere interessante magari aggiungerne un altro qualora uno non volesse montare per forza il sospensore della stile Ferro Concept, ma volesse montare qualcos'altro, ma avesse ancora voglia di mettere delle light. Ecco, un altro velcro, un velcro più esteso nella parte posteriore sarebbe sicuramente più gradito. Per il resto tutto perfetto, ci sono i passacavi qualora aveste dei visori notturni con la batteria montata dietro, sia qua che nella parte dietro, insomma gli elastici sono di ottima qualità, lo stesso i materiali, le cuciture e quant'altro. Ecco, il colore e questo piccolo dettaglio, questo difetto nella parte finale mi ha fatto un po' storcere il naso, ma non concentriamoci tanto su una cover perché ovviamente il soggetto è l'elmetto. Allora, abbiamo detto che è ottimo anche il rail, e infatti ho fatto arrivare anche dei braccini che ho montato. Io gli avevo chiesto se si potevano montare con le Earmor, non mi hanno risposto se si poteva o non si poteva, me li hanno semplicemente mandati. Io davo per scontato che sì, poi vai a sapere, magari ci sono delle Earmor che loro hanno considerato, che io non conosco, che hanno l'attacco che presentano, che portano loro nei loro braccini, che è un attacco che non va bene, va bene magari per le Contact 2 eccetera eccetera, ma non per le Earmor, che hanno un attacco particolare, come sapete. Insomma, al di là di quello non è un problema, gli ho staccato gli agganci e li ho rimessi al suo posto dentro i braccini che si attaccano ovviamente in maniera perfetta. Faccio veramente fatica, ma in realtà, come vedete, si attaccano proprio da Dio, slittano dentro, e per regolarli questi cornetti finali veramente tosti da serie. Oh, ce la farò? Sì. E una volta che li avete messi veramente stanno a posto, hanno anche un sopra rail per metterci degli attacchi. Anche qui io personalmente questa cosa qua non la riesco ad utilizzare, perché gli accessori che ci montate sopra incominciano a distanziare il tutto veramente in una maniera sproporzionata, e poi qualunque cosa devi metterti, toglierti una cinghia, già diventa difficile. Già questo tipo di soluzione, che non è una soluzione che hanno inventato loro l'hanno modificato un po' a loro gusto, esiste già. L'originale è leggermente più sagomato, non ha questo spunto enorme dove ci si può ficcare la cinghia quando ve la togliete. Io devo dirvi tutto quello che penso a proposito di questo tipo di oggetti. Non capisco se
è un problema farli verso il basso, o se non altro fare sì che questi vadano ad accoppiarsi perfettamente con la struttura, in modo da non avere questo tipo di agio qua, questa zona, per potersi agganciare a qualunque cosa che voi passiate sopra la testa. E che la prima cosa che mi viene da pensare è ovviamente la cinghia del fucile, che a volte la dovete togliere in questa maniera. Voi dite vabbè, sganciatela da sotto e non rompere i coglioni. Avete ragione. Andiamo avanti. Attacchi per la maschera gas che funzionano benissimo, sentite i click, ovviamente perché i polimeri sono eccezionali. Potete passarci sia per la maschera gas che per eventuali altri agganci, come potrebbero essere anche degli occhiali. Velcri nella parte superiore, vecchio stile, c'è il velcro a doppia T per poterci attaccare appunto gli accessori. Se ci attaccate la strobo, però, come vi ho già fatto notare, troppo alta. Io non la tengo mai così alta, perché nel momento in cui accendiamo anche la strobo, lei, se avete un visore notturno, vi acceca di fronte. Voi direte, ma è fatta apposta per essere visto anche da davanti così non ti sparano? In teoria no. No, però vabbè, così è. Qua se non usate una cover, come in questo caso c'è, qua potete arretrare quanto volete, che questa cover vi permette di arrivare anche a metterlo più o meno in questa zona, cioè impari in modo che la luce arrivi in tutte le altre zone tranne la frontale e non vi accechi totalmente nel momento in cui siete con un visore notturno, che non dia fastidio questo pulsare, perché lo vedete un po' più diffuso. Due laterali per i velcri per le patch, o per eventualmente attaccare, dove era qua, vabbè, per eventualmente attaccarci una telecamera, o delle altre paccettine per poter magari fermare dei passacavi, sempre se non utilizzate chiaramente la sua cover. Le sue cover, come vi ho detto, sapete già tutto, e anche i braccini sono basculanti e non li sto rompendo, li sto semplicemente spostando. Si può fare questa cosa, è fatta apposta per poi poter fare anche questo, perché è importante, soprattutto con questo tipo di cuffie, che voi possiate tranquillamente togliervele e averle sopra la testa. Non sempre si portano le cuffie tutto il tempo. E con le Armor, come vedete, se ne avete già un paio, potete pensare di farvi un setup decisamente molto piacevole. Track. E come spingono? Com'è la ritenzione delle cuffie, la spinta delle cuffie sulle orecchie? Ecco, la spinta delle cuffie sulle orecchie è molto gradevole. Non è una spinta sufficiente per i miei standard. Io sono abituato con le Opscore, cioè con le AMP con lo stile Opscore, che spingono verso l'orecchio in maniera molto più accurata, diciamo. Qua ti tengono, non danno fastidio, sono super confortevoli, però forse un pochino di spinta in più potrebbero darla almeno con questo tipo di cuffie. Ho notato questo tipo di sensazione. Gli allacci sono ben realizzati, tutto che scatta benissimo, anche l'interno della parte, diciamo, di materiale che ti va contro la pelle o contro la mentoliera è abbastanza premium, mi piace. Un po' cheap mi sembra il materiale dell'aggancio, proprio a sensazione, anche se scattosissimo, magari sono io che la vedo così, ma mi sembra un po' cheap. Non credo, rispetto a tutto quello che hanno fatto fino a qua, che si possano, però non mi dà questa sensazione di grande qualità. Poi c'è la regolazione cervicale. Ecco, la regolazione cervicale funziona benissimo, ritiene abbastanza. Per quello che riguarda le dimensioni, come vi ho detto, dicono sul sito che va dai 55 ai 60, e la mia evidentemente è più grossa, perché mi sono trovato un po' appunto male sulla dimensione. Ho dovuto togliere i pad interni, che non sono male, sono anche gommosi, sono anche belli quei pad. Peccato che quei pad praticamente mi sta come se fosse un cappello sulle 23. No, è troppo alto. Ma ragazzi, questo è un problema mio, Io c'ho veramente un capoccione. Per darvi un'idea, sui berretti normalmente, adesso questo non so come mai è su 4, ma io normalmente lo metto su 3. Avete un berretto da baseball che ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 ganci, e in tutto 1, 2, 3, 4, 6, 7 piruli. Se lo metto sul 3 mi sta comodo, ecco, mi viaggia un po', su 4 mi stringe un po', insomma una via di mezzo. Il 3 anzi, così non lo sento quasi, vorrei tenerlo su 3, infatti non so come mai era su 4, ormai lo so. Quindi, per darvi un'idea della testa che ho io, lo potete misurare a casa, magari facendo questo paragone potrebbe esservi utile. Cos'altro c'è da dire? Sì, oltre ai pad interni arriva anche una serie di pad più morbidi che potete sostituire. Io li ho sostituiti, ovviamente li ho tutti cambiati per poterlo far fittare, e a quel punto mi trovo decisamente bene. Un pelo mi stringe qua nella parte frontale, un pelo troppo, e devo forse intervenire in qualche maniera per ridurre un po' lo spessore della parte relativa alla fronte, anche perché è molto ben realizzato. Insomma, vediamolo un po' customizzato allora.
Che vi consiglio assolutamente di non metterlo, non mettete il filo dentro, ma trovate un accessorio o lo fate passare e in qualche maniera lo pinzate qua fuori alto, in modo da avere l'escursione, la possibilità di mettere le cuffie un po' più su con questo filo che non vi rompe le scatole, perché se lo mettete sotto non avete mobilità, non le potete mettere su così le cuffie. Invece spessissimo serve fare questa roba. Qua c'è già una criticità: il fatto che il velcro di questa copertura sia molto alto sulla parte della nuca. Questo significa che se io voglio ad esempio attaccare un accessorio come questo in basso, che sarebbe più o meno nella zona che interessa a me, non posso, lo devo per forza alzare a un'altezza che mi scompone un po' tutto l'equilibrio, perché così è dritto e guardate come risulta dove posso mettere al massimo il mio portabatterie. Ok? È un pelo alto per quello che mi riguarda, quindi sarò costretto a mettere questo proprio in basso. Perché? Perché poi la luce deve stare così. Non voglio mai che sia qua su in cima, per carità. Già così spinge in avanti. Avete un visore notturno, accendete gli R, vi fa dei lampi davanti che sono spaventosi. Quindi assolutamente indietro così, in questa posizione qua. Quindi all'ultimo, perché? Perché questo è alto. Fosse un po' più basso, avessi la possibilità di tenerlo un po' più basso, tipo veramente del cervelletto dietro, così, perfetto. A quel punto lo mettevo sull'ultimo e andava benissimo, ok? Anche perché l'altro problema è metterlo in corrispondenza con questi qui laterali, servono per tenere in trazione la struttura. Se io non posso averli alla stessa altezza, più o meno a metà, in modo che l'elastico sia in tensione in questo senso, ma sono costretto a metterlo qua su per via del velcro e l'elastico mi deve girare così e tirare un pezzo lungo e un pezzo corto, io sono completamente offset con la struttura e quindi assolutamente non va bene. Se provo a tenerlo basso non prendo niente di velcro, quindi non va bene, e quindi questa copertura non mi consente di poter montare questo tipo di accessorio. Ora c'è un altro problema relativo. Con questo tipo di attacchi che vi consentono di poter fissare le Airmore o altre cuffie che non hanno i braccetti, quelli super moderni tipo Opscore, noi non possiamo montare senza la possibilità di inserirlo nel rail e la cosa diventa veramente un pochino troppo spuntosa lateralmente. Già così è già spunta parecchio. Se ci mettete ancora un altro accessorio vedete cosa succede. Vedete qua di lato diventa una roba abbastanza ridicola, non c'è più spazio nel rail e di nuovo mi si ripresenta lo stesso problema: non ho spazio per poter mettere, se uso le cuffie, questo accessorio. Anche questo accessorio lo mettiamo nel dimenticatoio, rimane lo spazio per mettere questo, anzi mettiamolo un po' bene, alla fine, al fondo, benissimo, e anche qua siamo al pelo,
perché se non mi davano ancora questo spazio, questo margine fino a qua, io rischiavo di non poterlo abbassare, anzi io lo preferirei anche un pelo più indietro. L'IR mi va, ma non mi prende proprio l'immagine che sto puntando col visore notturno. Quello che invece possiamo montare sono eventualmente la telecamera, e anche qua vedete che la posso montare solo ad una certa altezza, non posso abbassarla, sempre per il problema legato ai cornini creati da questi agganci. Sono così gli agganci anche quelli veri, questi sono ben fatti, sono solidi, ma il problema è non poter scendere col profilo di questa. Per fortuna la Contour ha la possibilità di ruotare l'inquadratura, quindi io so che più o meno così sono dritto, l'inquadratura me la prende comunque dritta, ma ecco, diciamo che anche questo è un po' precluso, non puoi scendere in diagonale. Se scendi in diagonale si alza di sedere e non hai un'inquadratura parallela a terra, un po' puntata verso il basso, ecco, così è il massimo, ok? E quindi mi spreco un po' di velcro nel cercare di metterla così. Ovviamente anche altre patch che monto sempre, mettiamole, e a questo punto qua dietro ci mettiamo PO3, e infine anche i velcri nella parte posteriore. E questo cosa significa? Significa che se io voglio mettere una E-Light in questa posizione, che è la posizione necessaria per poter tenere la E-Light, sì, la metto, ma si attacca solo con un quarto della sua misura. Sì, ce le ho attaccate, ma è un attimo che attacco la cinghia del fucile, faccio qualche disastro o mi si staccano. Anche le light con questo tipo di attacco non le posso usare. Poi abbiamo visto che non è veramente un black multicam, sembra un incrocio tra un Woodland e un multicam black. Una cosa che si vede subito è la grandissima qualità dei rail laterali, perché sono di una solidità e una compattezza notevole, il polimero è realizzato molto bene, e quindi in questo caso io utilizzo la patch di PO3 per fissare i cavi a questa altezza. Tiro su il cavo, lo faccio passare a questo punto esternamente così, e qua dietro insomma è provvisorio per adesso, non so veramente come andare diversamente. Non posso neanche usare gli elastici perché me li chiudono troppo, ma in questo modo posso permettermi di girare le cuffie anche su e di avere le cuffie sganciate senza che il cavo mi si stacchi. Poi quando le abbasso sta abbastanza. L'ideale sarebbe stato avere un velcro che appunto arrivava fino in fondo e le pinzavate ancora con questo. Purtroppo ne bastava uno qua sotto per chiudere. Perfetto. Allora, che dire ragazzi, da un punto di vista di comodità, essendo che è una misura unica, devo dirvi ragazzi che è proprio ben realizzato. La parte interna, a parte la mia testa che è gigante, peccato che non ci siano altre misure, la parte interna è veramente ben realizzata, con questi cuscinetti si riesce a stare comodissimi. Io ho dovuto togliere la sua parte interna, come vi ho detto prima, però in linea di massima è comodo. Incredibile la qualità dei materiali rispetto a quelli che siamo abituati ad usare, sia per quello che riguarda la parte esterna, quindi comunque la plastica, lo spessore stesso proprio dell'oggetto, che anche quella dei rail. I rail sono veramente ben realizzati, tutte le parti fittano perfettamente, e anche gli agganci per le cuffie, come avete visto, sostituiti in 3 secondi con quelle della Earmore o Earmore, stanno.
conclusioni, questo elmetto sicuramente è, a livello di qualità dei materiali, resistenza, robustezza e protezione, è sicuramente il migliore che io abbia mai provato, se non passate direttamente a quelli balistici veri. La qualità dei materiali è eccellente, qualunque cosa ci montiate sopra sta perfettamente, le quote sono giuste, i materiali sono perfetti, il costo è un costo che è leggermente più alto dei costi degli elmetti di alta fascia, quindi insomma non è poi così più caro. Si aggirano quelli decenti, quelli che hanno un valore minimo anche proprio di comodità, si aggirano intorno ai 90 euro. Aggiungete qualcosa e avete sicuramente un oggetto di un altro tipo. A chi io lo potrei consigliare? Potrei consigliare appunto chi non ha mai preso un elmetto pieno, magari ha preso sempre degli elmetti proprio dump che non proteggono realmente un urto importante, per chi vuole avere tutti gli accessori montati, fittati in una maniera come quelli reali, e per chi non ha paura di avere 1,5 kg in più sulla testa, senza contare gli accessori. Qualcuno dirà: puoi prendertene uno vero usato da qualche parte? No comment, anzi comment, fammi sapere cosa ne pensi tu, se l'hai già usato, se ti piace come progetto, se è una cosa che compreresti, se no e perché. Io ho cercato di fare il mio per farvi conoscere qual è l'entità di questo prodotto. Ricordo a tutti che questo canale sopravvive soprattutto grazie all'aiuto degli abbonati. Puoi diventare anche tu un abbonato, avere anche dei contenuti extra e soprattutto aiutare il canale. Non dovresti abbonarti solo per i contenuti extra, dovresti abbonarti perché ritieni che questo progetto è un progetto valido e sostiene il mio lavoro. E se sei arrivato fino a qua, come te l'ho detto all'inizio, e ti è piaciuto il video, non ti dimenticare il pollice su. Per il resto, da Pio3 Genius Armory, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao là, impallinati.